Sei a bordo di una nave spaziale intatta. I motori sono accesi e l'accelerazione verso le stelle è costante, fluida, impeccabile. Guardi i sensori di bordo, zero attrito, niente aria, nessun ostacolo visibile all'orizzonte. Sei convinto che lo spazio profondo sia un vuoto assoluto, un abisso di quiete incontrastata. Ma questa rassicurante illusione sta per costarti la vita. Il vuoto cosmico è una bugia fatale. E per capire quale forza invisibile si prepara a smembrare la tua nave, dobbiamo prima esaminare cosa si nasconde nel buio. Rallentiamo il tempo per te. Guarda oltre l'oblò in alluminio ossinitruro. Quello che percepisci come un abisso nero è in realtà un oceano denso. Nello spazio interstellare galleggia un atomo di idrogeno per ogni centimetro cubo. Immagina un granello di polvere invisibile a occhio nudo disperso in una cattedrale vuota. A 10.000 km all'ora, questa sottile polvere cosmica rimbalza dolcemente sul metallo. È come guidare nella nebbia. I deflettori puliscono tutto senza sforzo. Ma tu stai spingendo i motori verso il limite assoluto dell'universo. E quando la velocità sale, gli allarmi termici della nave iniziano a urlare, mentre un sibilo acuto di metallo sotto sforzo riempie l'abitacolo. Il vero danno si innesca appena superi una specifica soglia critica. Fermati un attimo. Rifletti su un'esperienza quotidiana. Se scivoli in acqua dal bordo di una piscina, il liquido si sposta e ti accoglie. Ma un'auto lanciata da un ponte alto 50 metri. L'acqua non fa in tempo a separarsi. Colpisci una superficie dura come il cemento armato. Nello spazio accade la stessa spietata meccanica. Hai appena superato i 30.000 km al secondo, il 10% della velocità della luce. L'idrogeno interstellare rimane un gas estremamente rarefatto. L'impatto non è dovuto a una resistenza meccanica solida, ma all'energia cinetica delle singole particelle, radiazione ionizzante. Eppure, la minaccia non è il muro in sé, ma il paradosso di chi si sta muovendo. Torna indietro con il pensiero. Gli atomi nel vuoto sono immobili, non ti stanno sparando addosso. Sei tu che ti stai lanciando contro di loro. Secondo la relatività di Einstein, il movimento è relativo al sistema di riferimento dell'osservatore. Dal punto di vista della tua cabina, tu sei perfettamente fermo. È l'intero universo che ti sta crollando addosso a frazioni della velocità della luce. Sei legato al centro di un gigantesco acceleratore di particelle. Non frena, non devia. Ogni singolo atomo di idrogeno impatta contro il metallo trasformandosi in un raggio cosmico ad alta energia. E tu stai per accelerare ancora. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto supereremo il 50% della velocità della luce. E questo innocuo idrogeno diventerà una spietata fabbrica di radiazioni ionizzanti. Il tachimetro segna il 50% della velocità della luce, 150.000 km al secondo. Ora la fisica cambia faccia. I protoni dell'idrogeno smettono di rimbalzare sullo scafo. Si innesca la spallazione nucleare. Hanno talmente tanta energia cinetica che perforano il metallo della tua nave. Immagina uno sciame invisibile di aghi roventi, spinti attraverso un blocco di burro. Gli atomi passano attraverso le paratie di titanio. Attraversano i tuoi sedili, i polimeri della tuta spaziale. E infine penetrano la tua carne. Ma cosa fa esattamente un raggio cosmico quando incontra la biologia umana? La risposta si trova su scala microscopica. Non senti dolore. L'invasione è silenziosa. Il raggio cosmico colpisce le molecole d'acqua nel tuo sangue e le frantuma. Si generano radicali liberi, particelle chimicamente instabili che si scagliano contro i tessuti come sfere d'acciaio dentro una cristalleria. Quando impattano contro il tuo DNA, ne tranciano i legami. 3 miliardi di paia di basi subiscono danni strutturali, ma la cancellazione completa del genoma richiederebbe dosi migliaia di volte superiori a quelle assorbite in un millisecondo. Il tuo corpo tenta la riparazione cellulare, ma a questa velocità
Stai assorbendo una dose letale di radiazioni ogni frazione di secondo. Stai bruciando a livello molecolare. Eppure il pericolo maggiore non proviene dalla materia. Fermati un attimo. Guarda fuori dall'oblò. Fino ad ora hai pensato di poterti difendere. Costruire uno scafo spesso 10 metri o attivare campi magnetici di pochi Tesla per deviare l'idrogeno. Costruisci un'armatura e sopravvivi. Ma c'è un problema enorme. Lo spazio non contiene solo polvere e gas, è saturato di luce, la radiazione cosmica di fondo. L'ecotermica del Big Bang permea ogni millimetro dell'universo. È fredda, invisibile, priva di massa. Gli scudi di materia densa, come il piombo o il tungsteno, sono estremamente efficaci nel bloccare i fotoni, sebbene a energie estreme siano necessari spessori considerevoli. E tu ti stai schiantando contro di loro. Ma l'impatto ha un colore preciso. Pensa all'onda sonora di un'ambulanza in avvicinamento. Il suono diventa più acuto perché le onde si comprimono. Questo è l'effetto Doppler. Con la luce avviene l'identica meccanica. Più acceleri, più le onde luminose frontali si schiacciano contro la fusoliera. La loro frequenza sale vertiginosamente. Chiamiamo questo fenomeno blue shift. La placida radiazione cosmica a microonde subisce una compressione violenta. Da frequenze invisibili muta in infrarosso. L'abitacolo si surriscalda. Poi la luce diventa visibile e il vuoto assoluto davanti a te si accende di un bagliore accecante. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Nel prossimo atto capiremo come il blue shift cosmico trasforma questo bagliore innocuo in raggi gamma letali. 99,9% della velocità della luce. La luce visibile davanti a te si schiaccia ancora. Diventa radiazione ultravioletta. Poi raggi X. E infine la forma di energia più distruttiva del cosmo, i raggi gamma. Senti il sapore metallico delle radiazioni sulla lingua e l'urlo visivo della luce. L'intero universo davanti a te si è concentrato in un singolo punto accecante, grande come una moneta. E da quel punto, un raggio laser naturale di potenza incalcolabile sta perforando la tua nave. Non hai speranza. L'universo stesso è diventato il tuo carnefice. Ma per capire perché non puoi fuggire, dobbiamo osservare lo scafo. Guardiamo lo scafo. Lo spazio circostante appare gelido, immerso nella radiazione di fondo a 122 Kelvin. Ma non è la temperatura ambientale a distruggerti, è l'energia cinetica degli impatti. A questa velocità, ogni singolo fotone colpisce il metallo con una violenza inaudita. Lo scafo non si scioglie per il calore termico, sublima per l'urto. Passa direttamente dallo stato solido al plasma incandescente in una frazione di secondo. Immagina un proiettile ipersonico che disintegra all'istante un blocco di ghiaccio. Se sei arrivato fin qui, volevi guardare in faccia l'impossibile e la fisica ha un ultimo scherzo in serbo per te. Tieni d'occhio l'orologio sul polso. Mentre la tua nave evapora, tu guardi l'orologio. I secondi scorrono normali. Tic, tac. Ma fuori dalla tua nave, nel resto dell'universo, il tempo sta correndo all'impazzata. Più ti avvicini alla velocità della luce, più il tuo tempo rallenta rispetto a chi è rimasto a casa. Pensa a un orologio immerso in un barattolo di miele denso. Al 99,9% della velocità della luce, mentre tu vivi un minuto, sulla Terra passano circa 22 minuti. Per far passare un secolo in un solo minuto, dovresti viaggiare al 99,99999999998% della velocità della luce. Intere civiltà nascono, costruiscono città e crollano in polvere. Tu sei bloccato in una quiete furiosa, una statua di carne in un universo che muore velocemente. Ma c'è un dettaglio cinico che l'universo non perdona. Credi davvero che qualcuno potrebbe mai sopravvivere a questo? Non importa quanto avanzata sia la tecnologia. Costruire scudi di antimateria o deflettori quantistici è inutile. L'ostacolo non è ingegneristico, è
è inscritto nelle leggi fondamentali dello spazio-tempo. L'universo ha un limite di velocità e ha disseminato lo spazio di trappole mortali. Arrivati al 99,999% della velocità della luce, la tua massa relativistica diventa immensa. L'energia richiesta per farti raggiungere esattamente la velocità della luce è infinita. Nel tuo sistema di riferimento, la nave e il tuo corpo rimangono solidi e intatti, ma per l'universo esterno possiedi un'energia cinetica inimmaginabile. Eppure tutta questa potenza non può salvarti. La tua prigione invulnerabile resta in balia di quell'unico invisibile elemento che non puoi schermare. Un dettaglio letale nascosto nelle pieghe della relatività. Quel dettaglio è il tempo. Mentre a bordo per te passa un istante, fuori l'universo invecchia. Il tuo viaggio ti scaglia fino alla fine del cosmo, dove un singolo impatto con un granello di polvere rilascia la tua energia infinita. In una frazione di secondo vivi la morte termica dell'universo. Ora, ogni singolo atomo di quello scafo è radiazione fossile, dispersa nel vuoto da miliardi di anni. Non hai attraversato lo spazio, lo hai combattuto ad armi impari. Io sono Renderium e questo era il tuo ultimo viaggio. Secondo voi, l'umanità troverà mai un modo per aggirare queste leggi? O resteremo per sempre prigionieri del nostro sistema solare? Scrivetelo nei commenti. L'universo ha ancora profondità che frantumano la logica. Iscriviti al canale. Aiutami a portare questa luce nel buio.